Chiudete gli occhi e pensate a un robot. Cosa vedete? Sicuramente laboratori ipertecnologici, microchip, intelligenza artificiale. Sembra il traguardo definitivo della nostra epoca, giusto? Beh, e se vi dicessi che il primo umanoide autonomo della storia non è stato assemblato nella Silicon Valley, ma oltre 500 anni fa, in pieno Rinascimento, ben prima dell'invenzione della corrente elettrica? Un uomo di metallo del 1495. Suona come un cortocircuito temporale, vero? Un'impossibilità assoluta per un mondo che viaggiava ancora a cavallo. Eppure è successo davvero. Benvenuti su Archimede Lab, dove trasformiamo curiosità, scienza e conoscenza in un viaggio dentro ciò che rende incredibile il nostro mondo. Entriamo subito nel vivo. Quello di cui stiamo parlando è il celebre cavaliere meccanico di Leonardo da Vinci. E mettiamo in chiaro una cosa, non c'era nessun trucco da prestigiatore, nessuna magia. Sotto quella pesante e bellissima armatura italo-tedesca, Leonardo aveva nascosto un groviglio pazzesco di ingranaggi. Una vera e propria macchina progettata per operare da sola, in totale autonomia. La vera domanda è: come fa un'invenzione così clamorosa a sparire nel nulla? Perché per secoli di questo automa non si è saputo letteralmente più niente. I progetti originali sono stati smembrati, persi, inghiottiti dal tempo. Il mistero è rimasto totale fino al 1957. È in quell'anno che il grande storico dell'arte, Carlo Pedritti, spulciando antichi manoscritti, nota qualcosa di strano e inizia a rimettere insieme i pezzi di questo gigantesco puzzle dimenticato. Dovete immaginare l'esplorazione di quei documenti, in particolare del famoso Codice Atlantico, non come la lettura di un manuale di istruzioni, ma come l'ispezione di una scena del crimine. Leonardo non lasciava quasi mai le cose in ordine, aveva camuffato i dettagli del suo robot quasi fossero un codice segreto, sparpagliandoli tra appunti di orologeria e studi di anatomia, specialmente su un foglio precisissimo, il 579 recto. Ci è voluta un'indagine quasi da detective per capire che tutte quelle ruote dentate non servivano per costruire un orologio, ma per dare vita a una creatura artificiale. Ma qui arriva il dettaglio più sorprendente. Leonardo non stava affatto assemblando meccanismi a caso, stava letteralmente copiando il corpo umano. Se sovrapponiamo la biologia alla sua ingegneria, la corrispondenza è spaventosa. Le nostre ossa diventano robuste leve di legno e metallo. I complessi fasci muscolari e i tendini sostituiti da un intricato labirinto di cavi e pulegge. Stava traducendo la carne e il sangue in puro hardware rinascimentale. Per fare in modo che si muovesse in modo fluido, il genio fiorentino si è affidato alla matematica. Tutti abbiamo in mente l'uomo vitruviano, no? Ecco, Leonardo prese il classico canone romano dell'architetto Vitruvio, secondo cui il piede è un sesto dell'altezza totale del corpo, e a furia di misurazioni lo corresse a un settimo, e indovinate, applicò esattamente questi dati biometrici precisissimi agli arti del suo robot per garantirgli un bilanciamento perfetto. Ma il vero capolavoro era nascosto nel torace del cavaliere. Lì dentro c'era quella che oggi potremmo definire una programmazione analogica del XV secolo. Immaginate un tamburo centrale, una sorta di cilindro, con una scanalatura a zig-zag scavata sopra. Girando, questo tamburo costringeva bilancieri e ingranaggi a muoversi in una sequenza rigorosa. Funzionava esattamente come un codice informatico che dettava alla macchina quando muovere le braccia o quando azionare la mascella in modo coordinato. Provate a immedesimarvi negli ospiti della corte di Ludovico il Moro in Milano. Siete a una celebrazione e all'improvviso questa imponente figura corazzata prende vita. Si siede, si alza in piedi, agita le braccia, ruota il collo flessibile, apre e chiude la bocca, magari al ritmo martellante di tamburi automatici. Era l'illusione perfetta, la vita creata dal metallo freddo, una scena tra lo sbalorditivo e, ammettiamolo, il terrificante. Un capolavoro assoluto, senza dubbio, che molti potrebbero archiviare semplicemente come un'affascinante e bizzarra stravaganza di corte, destinata a impolverarsi nei libri di storia dell'arte. Ed è proprio qui che tutto cambia. Quei progetti non erano affatto fantasie superate, ma fondamenta di ingegneria purissima, talmente avanzate da finire nello spazio. Facciamo un salto ai primi anni 2000. Il pioniere della robotica, Mark Rosheim, prende in mano quegli esatti disegni anatomici e quegli schemi di pulegge creati da Leonardo e li usa. Sì, li usa davvero per progettare robot di ultima generazione per la NASA, macchine destinate a operare sulla stazione spaziale. C'è un legame diretto, inossidabile, che unisce i laboratori sotterranei della Milano del 400 all'immensità del cosmo.
La complessità dei giunti sferici inventati da Leonardo, quel suo modo geniale di simulare la trazione muscolare con i cavi, sono stati l'ispirazione vitale per far muovere i moderni surrogati robotici studiati per compiere manovre millimetriche a gravità zero. C'è un numero che sigilla questo patto assurdo tra passato e presente: 43. 43 sono gli assi di movimento del surrogato robotico elettrico sviluppato per le missioni spaziali. Certo, oggi al posto delle ruote di legno e delle corde di canapa usiamo sensori microscopici e attuatori elettrici, ma l'architettura biomeccanica alla base di quei movimenti snodati è pura eredità di Da Vinci. L'esplorazione planetaria dei nostri giorni si poggia letteralmente sulle spalle di un cavaliere di ferro. Pensare che un progetto vecchio di mezzo millennio stia orbitando sopra le nostre teste fa venire i brividi. Eppure, se guardiamo oltre i circuiti e i cavi, scopriamo un'implicazione ancora più vasta. La domanda più interessante però è un'altra. Leonardo voleva semplicemente stupire i suoi mecenati con un giocattolo costoso? Assolutamente no. Con questo automa ha di fatto inaugurato un campo di ricerca completamente nuovo, quello che oggi chiamiamo biomeccatronica. Ha dimostrato, nero su bianco, che i principi della vita biologica possono essere compresi, isolati e replicati dalla tecnologia umana. E guardate che non è una coincidenza se oggi il sistema di chirurgia robotica più diffuso e avanzato nei nostri ospedali si chiama proprio Da Vinci. La storia del Cavaliere Meccanico deve farci saltare dalla sedia perché ribalta tutto quello che credevamo di sapere sul progresso tecnologico. Ci rendiamo conto che Leonardo non stava semplicemente sognando il futuro nei suoi appunti. Lui lo stava fisicamente costruendo, un ingranaggio alla volta, e questo ci lascia con un tarlo meraviglioso. Quali altri codici indecifrati, quali altre invenzioni sepolte nel nostro passato hanno già in tasca le risposte per le sfide ingegneristiche di domani? Questa incredibile avventura ci insegna che l'innovazione non è mai una linea retta, ma un filo continuo che attraversa i secoli, dove la realtà molto spesso riesce a doppiare anche la più fervida immaginazione. Se anche tu vuoi continuare questo viaggio nella conoscenza, iscriviti ad Archimede Lab. Il prossimo viaggio è appena iniziato.